Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prima di iniziare con la lettura interattiva voglio ringraziarvi per la partecipazione e la gentilezza che avete dimostrato riguardo la storia di Angela, che tra l'altro è una di voi perché l'ho conosciuta tramite il canale, ne ho già parlato anche nel post del 18 gennaio. Lei abita a San Pietro di Legnago in provincia di Verona, in una casa di campagna che purtroppo l'anno scorso è stata venduta e adesso con 7 animali, di cui un cane, 5 gatti e il capretto, riuscire a trovare un posto in affitto nelle vicinanze, anche perché non ha la patente, si sposta in bicicletta, solo con un lavoro part-time presso una cooperativa sociale, con tutta la buona volontà, è stato impossibile. Lo dico con certezza perché ho fatto anch'io un mucchio di ricerche tra annunci, agenzie, privati, telefonate, ma in affitto non c'è stato verso. Quindi se sceglie di trovare un alloggio facendosi aiutare, deve dare via i suoi animali. A novembre è già arrivato lo sfratto esecutivo e adesso l'unica soluzione che ho ipotizzato per evitare che sia costretta a lasciarli è acquistare una piccola casa che, per tanto modesta che sia, e uso l'aggettivo modesta per non dire altro, che abbia 4 muri, un tetto, un piccolo cortile con un mezzo giardino, perché per il capretto ci vuole quello. Per loro sarebbe perfetta, a prescindere dalle condizioni, anche perché lei è una che sa farsi tante cose e si adatterebbe in qualsiasi modo, pur di rimanere con loro perché sono la sua famiglia. Quando ci siamo conosciute, perché alcune settimane fa sono anche andata a Legnago e l'ho accompagnata a vedere una casa che abbiamo trovato tramite agenzia, ho scelto di provare ad aiutarli consigliandole come ultimo tentativo la raccolta fondi per vedere se fra tutti, anche con poco, riusciamo a raccimolare il necessario per comprare questa casa modestissima dove possano starci dentro tutti insieme. Intanto che parlavo, li avete visti? Se può farvi piacere contribuire, nel caso anche solo con una condivisione, trovate il link della pagina della raccolta fondi nella descrizione del video, ma anche nel post del 18 gennaio e tra l'altro in questa pagina vedete anche lei. Confido che fra tutti magari si riesca a farli rimanere insieme. Comunque vi aggiornerò strada facendo sulla situazione e per quanto riguarda la lettura di oggi, visto che le richieste sono state su tanti argomenti, facciamo una previsione lasciando parlare le carte su quello che in questo momento vogliono dirti. E per gli oggetti, non a caso, ho scelto le chiavi. Utilizziamo 3 mazzi, per la variante numero 1 abbiamo la chiave con zirconi, variante numero 2 con le chiavi antiche e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con le chiavi della mia porta di casa. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sulle chiavi, come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto perché subito dopo la sigla vediamo cosa ti dicono le carte in questo momento. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Chiave con zirconi, suerte per te. Intanto che mi preparo voglio che pensi alla domanda cosa succederà a partire da adesso, da questo momento, di cosa mi vogliono parlare e io mi connetto con la tua energia. Per la chiave con zirconi, vediamo. Per la chiave con zirconi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te che hanno il nome e cognome che inizia con la lettera O, L, A, C, M, G e lettera U. Oppure potresti essere tu.
Vedo che in questo momento ti senti meritevole di qualcosa, è come se attendessi un premio dall'universo, ma ancora non lo vedi. E può essere in qualsiasi area, amore, relazioni, non solo quella economica. I tuoi numeri spirituali sono il 41 e il 15. Vai a cercare questi due numeri su Google, in numerologia 41 e numerologia 15, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di autostima. Penso che in questo momento nella tua vita tu stia vivendo una situazione dove è necessario proprio questo, avere autostima. Numeri 41 e 15, vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni d'aria e segni d'acqua molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Vedo che in questo momento ti trovi in una situazione di caos, di disordine, dove in ogni cosa che succede hai l'impressione di dover mettere una pezza, recuperare, sistemare. Ci riesci anche, ma è come se questo vivere, sempre un po' metaforicamente parlando, sul filo del rasoio, ti provocasse stress, ansia, tanto che potresti anche far fatica a dormire la notte. Ti vedo ansioso o ansiosa. Le carte però mi dicono che è una fase, che in qualsiasi momento, a partire da adesso, vedrai cambiare, perché tante cose che prima vedevi come ostacoli, inizierai a vederle come opportunità o si trasformeranno in opportunità. Vediamo cosa mi dicono ancora e ti faccio la previsione. Vediamo cosa dicono in questo momento. Quello che vedo succedere a partire da adesso è che la tua vita a livello economico inizia a migliorare. A poco avrai la sensazione come se la ruota iniziasse a girare, ti sentirai più tranquillo, tranquilla. Per qualcuno può essere anche un rimborso di qualche tipo, ma anche semplicemente dei soldi che arrivano da un lavoro che hai fatto e magari hai dovuto attendere per riceverli. Anche perché avere qualche soldino in più ti darà la possibilità di fare tante cose con molta più libertà, ma anche riuscire a controllare un po' quell'ansia che probabilmente hai per la paura di non riuscire a far fronte a determinate cose. Vediamo cosa ti dicono ancora. Qui mi stanno dicendo per te che c'è già o ci sarà una persona importante nella tua vita. Parliamo di sentimenti, un uomo o donna che sia. Si tratta di qualcuno che frequenti, ma se non lo frequenti ancora, sai già chi è. Te lo descrivo. È una persona che sa fare tante cose. Ci aggiungo anche un po' materialista, dice, non dice, magari solo quello che conviene a lui o a lei. C'è qualcosa nel suo sguardo che ti attira, forse non sai neanche tu il perché, ma quando siete insieme ti sembra quasi di conoscerlo da una vita, o avrai questa sensazione, e con questa persona ti vedo fare molte cose insieme, incluso dei viaggi, ma uno in particolare forse all'estero, entro la fine di quest'anno. In conclusione, vedendo anche queste ultime carte, quello che voglio dirti in questo momento è che nulla viene per caso. Alti e bassi nella vita ci sono sempre, ma con questa carta ti accorgerai che l'universo ha molto da offrirti, ma tu devi imparare a concentrare le tue energie sulle soluzioni, non i problemi. In parole semplici, per farti capire, conta i fiori del tuo giardino e mai le foglie che cadono. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te.
chiave con zirconi. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa alla domanda per la chiave con zirconi. Vediamo cosa ti rispondono. Pensa alla tua domanda. Giustizia, imperatore e sole. Qui in assoluto la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che andrai a ritrovare un equilibrio su una situazione molto importante per te. Se stiamo parlando di sentimenti, qui c'è una persona che è molto interessata a te, che potrà portare anche una stabilità nella tua vita, ma in assoluto la risposta è un sì. Vedendo l'insieme di queste carte, giustizia, imperatore e sole, mi viene anche da dirti che la tua determinazione è la chiave per superare ogni ostacolo, qualora ce ne fossero. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la chiave con zirconi, vediamo. Per la chiave con zirconi. Hai ricevuto dei validi motivi per migliorare un aspetto della tua vita che non ti piace. Hai ricevuto dei validi motivi per migliorare un aspetto della tua vita che non ti piace. Sono stati più di uno. Sono stati più di uno. Te ne sei accorto o accorta? Il primo lo trovi sul tuo cellulare. Trovi sul tuo cellulare. E l'altro è qualcosa che sentirai ripetere nei prossimi giorni. Messaggio curioso. Hai ricevuto dei validi motivi per migliorare un aspetto della tua vita che non ti piace. Sono stati più di uno. Te ne sei accorto o accorta? Il primo lo trovi sul tuo telefono cellulare e l'altro è qualcosa che sentirai ripetere nei prossimi giorni. Questo era il messaggio per te, chiave con zirconi. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Chiave antica, suerte per te. Intanto che mi preparo, voglio che pensi alla domanda cosa succederà a partire da adesso, da questo momento, di cosa mi vogliono parlare e io mi connetto con la tua energia. Vediamo.
A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, chiave antica. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera F, E, Z, B, P o lettera V, oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento la tua convinzione è stata messa a dura prova. È come se avessi bisogno di difendere te stesso o te stessa, ma soprattutto ciò in cui credi. I tuoi numeri spirituali sono il 28 e il 306. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia 28 e numerologia 306, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di anima gemella. Devi neutralizzare la confusione. Numeri 28 e numeri 306. Vai a cercare. E adesso vediamo chi sei tu. Chiave antica. Ci sono segni di terra e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Vedo che in questo momento ci sono delle persone, magari una in particolare, che potrebbe averti causato dei conflitti facendoti sentire escluso o esclusa da qualcosa. È come se questa situazione che hai vissuto fosse servita per aprire una porta, per scoprire dei lati di te stesso o te stessa che non sapevi che esistessero, anche delle parti di te a cui era molto difficile accedere senza che ti fossero state date queste chiavi. Mi spiego meglio. Ti stai relazionando con persone, ma anche solo una, che con il suo modo di fare ti ha fatto capire che la fiducia è un sentimento importante e come l'amore si deve dare solo a persone che meritano di riceverla, perché quando perdi la fiducia scopri quanto pesa la falsità. Questa è una frase che ho sentito ma non ricordo chi l'avesse detta e vale proprio per questa situazione. Vediamo ancora. E adesso ti faccio la previsione. Vediamo cosa ti dicono. C'è un progetto importante che vuoi realizzare, qualcosa che magari è da tempo che volevi fare, ma non gli hai dato sufficiente importanza, che coinvolge te e forse anche delle persone molto care a te, perché ti vedo con qualcuno, non sarai solo. In particolare qui vedo una persona che è molto esperta in quello che ti interessa fare e ti darà degli ottimi consigli per iniziare questa cosa, facendoti sentire anche molto motivato o motivata. Perché, come abbiamo visto prima, arrivi da un periodo dove potresti aver perso un po' la fiducia per tanti motivi e qui invece ti vedo di nuovo credere in questa cosa che inizia nel migliore dei modi, senza tanti interrogativi e con le idee molto chiare, come se fosse proprio arrivato il momento di farlo e lo vedo andare molto bene. Vediamo. Poi un'altra cosa che vedo è che riceverai un regalo da qualcuno, magari piccolo ma molto significativo, potrebbe essere anche solo un gesto.
qualcosa che da quella persona non ti saresti aspettato o aspettata, e questa cosa ti emozionerà veramente tanto. Sai, dicono che essere importanti per qualcuno è il miglior regalo che si possa ricevere, e magari qui si tratta proprio di questo. Un'altra cosa che ti dico in conclusione: ti accorgerai che intorno a te non manca proprio niente. Anzi, se in questo momento che mi stai guardando senti che c'è qualcosa che veramente ti manca, chiediti il perché. Qui mi dicono che un minimo sforzo può darti veramente molto. Ho detto sforzo metaforicamente parlando, ma penso che tu mi abbia capita. Dicono che l'artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda che vuoi tu, perché voglio darti una risposta secca. Con questo mazzo di arcani maggiori, pensa alla domanda. Per la chiave antica. Vediamo cosa ti rispondono. Per la chiave antica. Mago, Papa e Mondo. Qui la risposta è in assoluto un sì. Le carte ti stanno dicendo che devi alimentare il più possibile questa situazione, perché sei sulla strada giusta e con questo mondo riuscirai a trovare la tua dimensione. Sono veramente 3 carte molto molto positive, e vedendole nell'insieme con questo mago e questo papa ti dico anche che l'ispirazione esiste, ma deve trovarti già al lavoro, e la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la chiave antica. Vediamo, Per la chiave antica. Sei alla ricerca di una verità. Questa cosa continua a continua a ripresentarsi nella tua mente, e non ti fa stare bene. Non ti fa stare bene perché continua a ripresentarsi. Ti sta cambiando mentalmente e fisicamente. Mentalmente e fisicamente. Non cercare più nulla, perché è tutto molto chiaro. È tutto molto chiaro. Alcune persone intorno a te lo faranno capire. Messaggio curioso: sei alla ricerca di una verità e questa cosa continua a ripresentarsi nella tua mente e non ti fa stare bene, ti sta cambiando mentalmente e fisicamente. Non cercare più nulla perché è tutto molto chiaro. Alcune persone intorno a te lo faranno capire. E questo era il messaggio per te, chiave antica,
Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Chiave della mia porta, suerte per te. Intanto che mi preparo, voglio che pensi alla domanda: cosa succederà a partire da adesso, da questo momento, di cosa mi vogliono parlare, e io mi connetto con la tua energia. Vediamo. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, chiave della mia porta, mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera S, T, I, D, N o lettera R. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento sei alla ricerca di un segno di qualche tipo, magari nei sogni, oppure stai molto attento a quello che succede intorno a te, per cercare di capire se può essere o può esserci un possibile segno mandato da qualcuno. I tuoi numeri spirituali sono il 71 e il 25. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia, 71 e 25, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di profezia. Probabilmente in questo momento nella tua vita si sta avverando qualcosa che è stato per te una profezia. Numeri 71 e 25. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni d'acqua e segni di fuoco molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Ti vedo una persona creativa, ma anche molto passionale. Ti vedo anche molto decisa e hai la capacità di adattarti bene in tutte le situazioni, molto sicura o sicuro perché hai capito dove vuoi andare e dove vuoi arrivare. Ti vedo innamorato o innamorata, quindi vedo una persona qui. E se non si tratta di una persona, può essere anche il tuo animale domestico o semplicemente un'idea, un qualcosa che stai portando avanti, ma anche di te stesso o te stessa potrebbe essere. Sai, Confucio diceva: rispetta te stesso e anche gli altri ti rispetteranno, e questo è molto positivo. Vediamo cosa mi dicono ancora per te. E adesso ti faccio la previsione. A partire da adesso, in qualsiasi giorno che non ti aspetti, riceverai una comunicazione, perché qui mi parlano tanto di comunicazione che ti libera da un peso che senti già da un po'. Riguardo il rapporto con un uomo o donna che sia, sai, questo è un interattivo e va un po' contestualizzato, ma qui mi fanno vedere per te una comunicazione che leggendola, e sarà questo, ricordatelo, proprio in un momento che non ti aspetti, e ti farà tirare un sospiro di sollievo. E se la stai già aspettando, si tratta proprio di quella, per farti capire. È come se adesso fossi ansioso, ansiosa per qualcosa, e questa comunicazione arriva per toglierti quest'ansia. Magari sai già cos'è. Vediamo cosa mi dicono ancora. Un'altra cosa che mi fanno vedere per te
è che hai già o avrai prossimamente un pensiero ricorrente che dice: non so se resterò qui o cercherò un altro posto. E qui può trattarsi di casa o di lavoro, che peraltro non è che non ti piaccia, perché il posto in sé è anche valido, ma sarai portato o portata a desiderare di più, abbandonando qualcosa che per te è un'abitudine, in funzione di qualcosa di migliore. Quindi vedo un cambio di lavoro per un'opportunità che si presenta, o un cambio di casa perché ne troverai una più idonea per le tue esigenze. In conclusione, ti dico ancora che si prospetta per te un periodo dove a livello di energie sarai portato o portata a voler rivoluzionare la tua vita in tanti aspetti, sentimentale, economico, o di quello che per te è stato per anni un'abitudine. Nei prossimi mesi ti vedo molto convinto o convinta di fare questa cosa, e forse è proprio per questo che le occasioni non ti mancheranno, anche perché, come dico sempre, l'energia che metti è l'energia che attrai, e questa carta me lo conferma. Dicono che l'impresa che non migliora peggiora, e penso che tu mi abbia capita, e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono. Per la chiave della mia porta, pensa alla domanda che vuoi tu. Vediamo. Il giudizio, il mago e la giustizia. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che c'è una situazione che si ripresenta nella tua vita e che comunque dovrai alimentare sotto certi aspetti, anche insistere per riuscire a trovare un equilibrio. E vedendo l'insieme di queste carte, giudizio, mago e giustizia, mi viene anche da dirti che la vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio bisogna continuare a muoversi, e la risposta è un sì. Questo è quello che mi hanno risposto per te. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la chiave della mia porta, vediamo. Hai cominciato ad apprezzare tante cose che ti circondano, tante cose che ti circondano, perché ti aiutano a rimanere con i piedi per terra, a sentirti con i piedi per terra. Nei prossimi giorni riceverai un'indicazione importante, riceverai un'indicazione importante
su quello che ti sta a cuore. Cercala intorno a te, cercala intorno a te. Il testo è scritto in maiuscolo di colore rosso o blu. Il messaggio ti dice questo: hai cominciato ad apprezzare tante cose che ti circondano perché ti aiutano a sentirti con i piedi per terra. Nei prossimi giorni riceverai un'indicazione importante su quello che ti sta a cuore. Cercala intorno a te. Il testo è scritto in maiuscolo di colore rosso o blu. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, chiave della mia porta. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!